Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi andremo a realizzare insieme un altro progetto che è questa rosa. All'incirca queste sono delle rose che ho fatto comunque tempo fa, una piccola composizione, e dopo tante richieste ho deciso oggi di realizzarne una insieme a voi. Prima di iniziare con il presentarvi il materiale e iniziare il lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare nella campanellina per ricevere le notifiche dei video futuri. Vi mostro subito l'occorrente. Cotone. Per questo progetto ho utilizzato il cotone numero 5 giallo, perché la rosa la vado a realizzare gialla, e il verde per le foglie, sempre cotone numero 5. Dopodiché utilizzeremo l'uncinetto 1,75, delle pinze, delle forbici, poi la colla a caldo per fare il montaggio della rosa, anche se premetto che si può fare tranquillamente tramite cucitura, quindi ci sono due metodi ben validi per poter montare la rosa e il fil di ferro. Iniziamo subito il lavoro. Allora facciamo un anello magico, quindi facciamo un piccolo cappietto, mettiamo l'uncinetto e tiriamo il filo. Questo anello una catenella, in questo anello magico andremo a lavorare 8 maglie basse, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Stringiamo il cappietto e andremo ad eseguire nella prima maglia che abbiamo formato una maglia bassissima. Proseguiremo con una catenella, rientriamo nello stesso punto e formeremo una maglia bassa. E dopo in ogni punto sottostante andremo a fare 2 maglie basse per ogni punto, quindi effettueremo degli aumenti in tutti i punti sottostanti, quindi 1 e 2 nello stesso punto, 2 nello stesso punto, fino ad arrivare alla fine. Alla fine andremo nella prima maglia bassa e andremo a chiudere con una maglia bassissima. E questo è già il primo. Proseguiremo con una catenella, rientriamo nello stesso punto e ne effettuiamo la prima maglia bassa e dopodiché nei punti successivi facciamo una maglia bassa e 2 maglie basse nello stesso punto, quindi faremo una maglia bassa più un aumento per tutto il giro. Arrivati nell'ultimo andremo a chiudere nella prima maglia bassa, quindi prendiamo proprio la primissima maglia bassa, andremo a chiudere con una maglia bassissima. Altro giro, catenella e maglia bassa nello stesso punto. Qui faremo 2 maglie basse consecutive e andremo a fare 2 maglie basse nel punto successivo. Quindi la sequenza è 2 maglie basse e un aumento. E questo lo faremo fino alla fine del giro. Alla fine del giro, quando arriviamo a questo punto, abbiamo effettuato l'aumento,
una maglia bassa e andiamo a chiudere direttamente nella prima maglia che abbiamo eseguito con una maglia bassissima, una catenella, rientriamo nello stesso punto ed ora faremo 3 maglie basse più un aumento, quindi 3 maglie basse, e nel quarto andremo a effettuare 2 maglie basse nello stesso punto fino alla fine del giro. Quando arriviamo in prossimità dell'ultimo aumento andremo a fare una maglia bassa, ok, una maglia bassa, e poi andremo a chiudere nella prima maglia bassa formata con una maglia bassissima. Se voi avete visto, una differenza di lavorazione c'è qui alla fine. Praticamente non andremo a fare non andremo a eseguire precisamente dopo l'aumento in questo caso le 3 maglie basse, andremo a chiudere 1 o 2 punti prima e andremo a chiudere proprio nella prima maglia bassa, non nella catenella che abbiamo formato iniziale. Tutto questo ha un motivo. Praticamente dobbiamo ottenere un petalo che qui in prossimità della base, quindi di dove poi viene montato, praticamente viene assemblato, sia un pochino più curvo del classico dischetto che viene piatto. Quindi questo effetto si ha chiudendo, diciamo facendo una chiusura è come se alla fine saltassimo un punto, facessimo tipo una diminuzione e chiudiamo comunque sia nella prima maglia bassa formata, quindi non nella catenella iniziale, proprio per fare un effetto qui che poi ci dà modo di montarlo, di assemblarlo in modo migliore. Continuiamo una catenella, una maglia bassa nello stesso punto. Ora andremo a fare 4 maglie basse e nella quinta maglia bassa faremo un aumento, quindi 4 maglie basse e nella maglia successiva 2 maglie basse nello stesso punto. Facciamolo di nuovo insieme: 2, 3, 4 e poi faremo 2 maglie basse nello stesso punto, e tutto questo fino alla fine del giro. Qui stiamo effettuando l'ultimo aumento del giro e come vedete abbiamo una sola maglia a disposizione e andremo a saltare quella che finora abbiamo unito e ci andremo direttamente a chiudere nella prima maglia che abbiamo formato con una maglia bassissima. E quindi non so se si riesce a vedere, comunque è un qualcosa di minimo, ma stiamo formando una piccola curvatura qui. Rifacciamo una catenella e una maglia bassa, dopodiché faremo 5 maglie basse più un aumento: 2, 3, 4, 5. Nella sesta faremo 2 maglie basse insieme, di nuovo 1, 2, 3, 4, 5. Nella sesta andremo a fare 2 maglie insieme e tutto questo fino alla fine del giro.
Qui faremo l'ultimo aumento alla sesta, sempre prima di chiudere una maglia bassa e chiudiamo nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Ora andremo a effettuare l'ultimo giro di maglie basse, una catenella, una maglia bassa nello stesso punto, e ora faremo 6 maglie basse consecutive e un aumento. C'è da dire che le rose sono molto personalizzabili, quindi aspettate un attimo che mi sono persa nei conti. 1 2 3 4 5 6, quindi nella settima faremo l'aumento. Ciò significa che potete fare i petali più piccoli o più grandi a seconda di come volete grande la rosa, quindi potete fare alla fine dei petali che praticamente siano più grandi come circonferenza e quindi vi verrà comunque sia una rosa più voluminosa, o potete fare dei petali più piccoli per ottenere comunque una rosa più piccola. Questo è sempre a scelta vostra, poi voi siete, dopo aver capito il meccanismo, siete libere di fare quello che più vi piace. Comunque faremo sempre 6 maglie basse e un aumento per tutto il giro fino ad arrivare alla fine. Quando avremo fatto l'ultimo aumento, arrivato alla fine, andremo a fare sempre una maglia bassa e chiudiamo nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Ecco qui che abbiamo formato i giri di maglie basse. Ora per l'ultimo giro andremo ad eseguire una lavorazione diversa e faremo una catenella, prenderemo il filo nell'uncinetto e rientriamo nello stesso punto con una mezza maglia alta e faremo mezza maglia alta in ogni punto sottostante per 10 volte, quindi in 10 punti sottostanti, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 mezze maglie alte, dopodiché faremo una catenella e rientriamo nel 10° punto con un'altra mezza maglia alta. Continuiamo con 1 2 3 4 e 5 mezze maglie alte. Nel quinto una catenella, rientriamo nello stesso punto con un'altra mezza maglia alta, continuiamo nei punti successivi e faremo 1 2 3 4 e 5. Nel quinto sempre una catenella e una mezza maglia alta nello stesso punto. Perfetto. Poi continuiamo con 1 2 3 4 e nel quinto prendiamo il filo nell'uncinetto e faremo una maglia alta
cioè faremo 3 maglie alte nello stesso punto per formare tipo una punta più rialzata, perché praticamente è al centro di dove abbiamo iniziato. Continuiamo in modo speculare quello che abbiamo fatto finora, quindi faremo le mezze maglie alte e faremo l'aumento, quindi 4. Nella quinta faremo una mezza maglia alta, una catenella e un'altra mezza maglia alta, e continueremo così fino alla fine. Quando arriviamo alla fine, chiudiamo nella prima mezza maglia alta con una maglia bassissima. Praticamente il petalo è così terminato. Giriamo così e il petalo viene così. Vi faccio vedere pure quello che io vi intendevo, che ci servirà molto nell'assemblaggio. Allora, petali, questo è il petalo grande, infatti con la punta in questa maniera viene fatto solo i petali esterni. Io in questo caso ne farò 4 dei petali grandi, dopodiché verranno fatte i petali medi e i petali piccoli. La differenza che c'è fra i petali è solo nel giro finale, quindi tutto il lavorato, le maglie basse vanno lavorate tutte nello stesso modo, tutti i petali, tranne che per il petalo medio andremo a finire un giro prima. Praticamente lo facciamo più piccolo, però finendo un giro di maglie basse prima. Quindi anche se voi volete fare un petalo più grande o più piccolo, vi potete regolare. Per quanto fate il grande, quindi in questo caso noi abbiamo, non contando il cerchio iniziale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri di maglie basse, andrete a fare per il petalo medio 6 giri e per il petalo piccolo 5 giri. Penso che è molto semplice. L'unica cosa che va a cambiare è il giro di maglie mezze alte finale. Infatti ora con voi, aspettate che ora taglio il filo comunque sia e posiamo, perfetto, e posiamo il petalo. Con voi posso iniziarle tranquillamente a fare, sempre facciamo il cerchio magico e andiamo a lavorare sempre 8 maglie basse, cioè rifaremo la stessa identica cosa per poi lavorare solo l'ultimo giro in modo diverso. Quindi ora io mi lavoro tutte le maglie basse e ci rivedremo quando farò l'ultimo giro. Ecco, io ho già realizzato praticamente il dischetto medio. Ora insieme conteremo 1, 2, 3, 4, 5. Manca l'ultimo giro. Praticamente andiamo a lavorare insieme l'ultimo giro di questo petalo, del petalo medio. Il grande l'abbiamo realizzato. Praticamente i giri ve li posso. Allora, l'anello iniziale abbiamo lavorato 8 maglie basse. Nel primo giro abbiamo effettuato tutte maglie basse, quindi 2 maglie basse per ogni punto sottostante. Nel secondo giro abbiamo fatto una maglia bassa più un aumento, quindi una maglia bassa e 2 maglie basse nello stesso punto. Nell'altro giro, nel giro successivo, abbiamo fatto 2 maglie basse e 2 maglie basse nello stesso punto, quindi 2 maglie basse più un aumento. Nel giro successivo 3 maglie basse
e 2 maglie basse nello stesso punto, quindi 3 maglie basse più un aumento, 4 maglie basse più un aumento, 5 maglie basse più un aumento. Ora andremo a fare l'ultimo giro. L'ultimo giro è quello che varia rispetto al petalo grande e al petalo piccolo. Faremo una catenella, rientriamo con una mezza maglia alta e quindi ci faremo delle mezze maglie alte, quindi ne faremo una, 2, 3, 4, 5 consecutive. Alla quinta rientriamo e faremo alla quinta 2 mezze maglie alte nello stesso punto. Ricominciamo con 1, 2, 3, 4, 5. Sempre nella quinta rientriamo e facciamo un'altra mezza maglia alta nello stesso punto. Di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5. Sempre nello stesso punto rifaremo un'altra mezza maglia alta. Nelle maglie successive sempre continuiamo a fare sempre 5 maglie mezze alte, 4 in prossimità comunque sia, perché qui non viene fatta la diciamo nell'estremità non viene fatta la punta del petalo, però faremo nella quinta una mezza maglia alta, una catenella e una mezza maglia alta e continueremo in modo speculare come abbiamo fatto dall'altra parte. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e quindi faremo un'altra mezza maglia alta nella stessa maglia e di nuovo continuiamo fino a terminare il giro. 4 e 5, sempre nello stesso punto un'altra mezza maglia alta e terminiamo così l'ultimo giro del petalo medio. E ci andiamo a agganciare nella prima mezza maglia alta che abbiamo fatto. Ecco qua il petalo medio e questa è l'estremità che è diversa dal petalo grande. Ok, tagliamo il filo, andiamo a fissarlo per bene e questo è il petalo medio. Avete visto già come grandezza è più piccolo di un giro, però già fa tanto. Andiamo ora a fare il petalo piccolo. Il petalo piccolo lo possiamo anche fare direttamente, facciamo l'anello magico e andiamo a fare una catenella e poi rientriamo e facciamo sempre 8 maglie basse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stringiamo. Diciamo, è una lavorazione molto semplice. Diciamo è abbastanza lunga perché giustamente sono tutte maglie basse, però come semplicità di punti è molto semplice. Ecco, chiudiamo con una maglia bassissima, facciamo una catenella, ricominciamo
per come abbiamo fatto tutti gli altri petali, la sequenza è sempre quella. Le maglie basse sono sempre coordinate in quella maniera, cioè praticamente dobbiamo fare sempre la stessa sequenza. Quindi il primo giro sarà fatto con 2 maglie basse nello stesso punto per tutti i punti sottostanti. Chiudiamo sempre con una maglia bassissima, una catenella, rientriamo nello stesso punto. Comunque rifacciamo precisamente tutto quello che abbiamo fatto per gli altri 2 petali, poi ci rivedremo al solito all'ultimo giro. Arrivati all'ultimo punto, chiudiamo con maglia bassissima e abbiamo ottenuto comunque un dischetto più piccolo. Abbiamo fatto, come abbiamo detto all'inizio, le 8 maglie basse. Nel giro successivo abbiamo fatto l'aumento in ogni punto sottostante, poi abbiamo fatto una maglia bassa e un aumento, 2 maglie basse e un aumento, 3 maglie basse e un aumento, e l'ultimo giro 4 maglie basse e un aumento. Questo per formare il petalo piccolo. Andiamo a fare ora il giro di mezze maglie alte, che lo contraddistingue, contraddistingue tutti i petali. Facciamo una catenella e nello stesso punto facciamo una mezza maglia alta. Questo petalo è forse il più semplice di tutti, perché andiamo a realizzare in ogni punto sottostante, senza fare né aumenti né niente, una mezza maglia alta per ogni punto. Quindi andiamo solamente a realizzare una mezza maglia alta per ogni punto sottostante. C'è da dire che su YouTube si trovano comunque svariati video per fare le rose e ognuno penso che li personalizzi in un certo modo. Io questo me lo sono un po' personalizzato, quindi penso che sia un metodo che utilizzerò io. Ma penso che ognuno di voi, appena farà comunque sia un fiore, che sia anche la rosa, giustamente prende le norme, quindi la base, e poi diciamo che darà un tocco personale al proprio fiore. Andiamo a realizzare tutte le mezze maglie alte fino ad arrivare alla fine. Chiudiamo con una maglia bassissima e qui è già pronto. Tagliamo il filo, il petalo piccolo. Di questi petali abbiamo detto che ne realizzeremo 3, quindi io già li ho realizzati. Comunque sia, vi ho fatto vedere il petalo piccolo, il petalo medio e il petalo grande. Io già ho realizzato, quindi vi faccio anche vedere, li posizioniamo, i 3 petali piccoli, i 3 petali medi, e quindi abbiamo
gli altri 3 petali comunque, quindi 4 petali grandi. Con questi petali noi ora faremo il calice della rosa, così poi procederemo al montaggio e all'assemblaggio dei petali. C'è da dire, poi in un secondo tempo faremo le foglie. I petali sono pronti, li raggruppiamo così li mettiamo qua da parte, così poi faremo tranquillamente il montaggio, l'assemblaggio della rosa. Andremo a formare comunque una rosa di 10 petali, quindi una bella rosa. Allora, prima di andare oltre, perché man mano che mi ricordo le cose ve le dico, se volete fare una rosa più piccola potete utilizzare benissimo i petali medi, quindi petali medi e petali piccoli, e fare dei petali piccoli un giro in meno e farli più piccolini ancora. Il bocciolo può essere utilizzato, cioè può essere fatto direttamente con i petali medi, quindi anche con 3 potete creare il bocciolo della rosa, quindi senza andare a creare la punta del petalo grande, andando solamente a lavorare precisamente il lavoro dei petali medi. Li assemblate a 3, a 4, ma già a 3 comunque viene un bel bocciolo e viene il bocciolo della rosa. Non c'è secondo me nessun tipo di difficoltà. Ora andremo a prendere il verde e faremo il calice della rosa. Facciamo l'anello magico, prendiamo il filo nel cappietto, facciamo una catenella, rientriamo con una mezza maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Faremo 9 mezze maglie alte. Tiriamo il cappietto e dobbiamo lasciare un buchino per poterci passare il gambo della rosa, quindi il fil di ferro, lo stecchino, quello che poi abbiamo pensato di mettere come gambo della rosa deve passare da questo foro, quindi lasciamo un buchino all'incirca. Dico, se abbiamo a disposizione lo stecchino, il fil di ferro, possiamo anche provare comunque sia a inserirlo e lasciare lo spazio giusto per passare proprio il gambo. Io lascio questa dimensione all'incirca e chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia, quindi resta il buchino, una maglia alta e di nuovo nello stesso punto inserisco la mezza maglia alta e faccio un alternare di una mezza maglia alta e nel punto successivo inserisco un aumento. Di nuovo una mezza maglia alta, nel punto successivo ne inserisco un altro, quindi faccio 2 mezze maglie alte nello stesso punto, un'altra mezza maglia alta e di nuovo un aumento, mezza maglia alta. Nell'ultimo punto non faremo l'aumento perché abbiamo fatto nel punto iniziale e chiuderemo con una maglia bassissima e qui si è formato. Poi facciamo un altro giro sempre di mezza maglia alta, rientriamo nello stesso punto e faremo, quindi abbiamo il primo punto iniziale, il secondo, il terzo sempre nelle maglie sottostanti, il quarto, 5, 6, 7, 8,
9, 10, scusate, abbiamo detto 10, 11 e 12. Quindi avremo 12 mezze maglie alte. Chiudiamo con un punto bassissimo all'inizio e abbiamo ottenuto il calice. Ora andiamo a formare quello che poi sono le estremità del calice, quindi facciamo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 catenelle, 10, e rientriamo nella prima ed effettuiamo una maglia bassa. Nella seconda faremo una mezza maglia alta, nella terza di nuovo una mezza maglia alta e poi prendiamo il filo e faremo una maglia alta, nel punto sottostante seguente un'altra maglia alta e un'altra maglia alta, quindi 3 maglie alte. Dopodiché prenderemo 2 volte il filo nell'uncinetto e effettueremo un punto altissimo, punto alto doppio nel punto successivo, quindi praticamente negli ultimi 3 punti. Quindi di nuovo entreremo nell'ultima e questo è un pezzettino. Rientriamo nella terza catenella e chiudiamo con una maglia bassissima. Di nuovo ripartiamo e facciamo 10 catenelle, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e rifacciamo in modo speculare quello che abbiamo fatto in quello di prima, quindi un punto basso, 2 maglie mezze alte, 3 punti alti, e 3 punti altissimi o punti alti doppi. Allora di queste punte ne dobbiamo formare 5 in tutto, quindi noi 2 le abbiamo formate e praticamente continuiamo così fino ad arrivare alla fine e formarne 5. Ci rivediamo quando praticamente abbiamo formato l'ultima, così ne dobbiamo formare un'altra 3. Arrivato a formare praticamente l'ultimo, ci andiamo ad agganciare dove abbiamo generato la prima punta praticamente del nostro calice e chiudiamo e tiriamo il filo. Giriamo il lavoro ed ecco formato il calice con le 5 punte. Andiamo a sistemare ed ecco formato il calice. Andiamo a tagliare il filo e a fissarlo. Ok, diciamo che lo andiamo anche a levare comunque sia, andiamo a nasconderlo. Perfetto, andiamo a tagliarlo ancora meglio all'interno perché non ci servirà. E il calice della rosa
è pronto. Ora, prima ancora del montaggio e prima ancora di passare all'assemblaggio della rosa, andiamo a fare la foglia. Quindi prendiamo sempre il cotone verde e andiamo a lavorare, quindi facciamo il cappetto iniziale, 11 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Partiamo nel primo con una maglia bassa, poi effettuiamo una mezza maglia alta e una maglia alta, poi prendiamo il filo sull'uncinetto 2 volte e facciamo una doppia maglia alta, quindi una maglia altissima, come si vuol chiamare, 1, 2, 3 e 4. Dopodiché faremo una maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia bassa. Alla fine una catenella e rientriamo nell'altra, sempre nella stessa maglia bassa, e ripetiamo in modo speculare tutto quello che abbiamo dall'altra parte. Quindi mezza maglia bassa e alta, scusate, una maglia alta, quindi abbiamo formato qui appunto una doppia maglia alta e di nuovo una doppia maglia alta, di nuovo una maglia alta, una mezza maglia alta e una maglia bassa, una maglia bassa. Terminiamo, qua c'è la fogliolina formata. Prendiamo il fil di ferro, ne tagliamo un pezzetto quanto ci può servire per la foglia. Prendiamo le pinze, tagliamo e lo inseriamo nella fogliolina. Praticamente, ok, dopo che ci siamo sistemati andiamo ad entrare nella prima maglia con una maglia bassa, facciamo la seconda maglia bassa e poi faremo una catenella ed una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, e per dare quel giro un po' seghettato che hanno le foglie, una catenella e una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, cioè facciamo così per tutto il giro, una catenella e una maglia bassa. Poi arrivato nell'ultima catenella, cioè una maglia bassa, sistemiamo il filo di ferro e nell'ultima faremo una maglia bassa e una catenella e un'altra maglia bassa sempre nella stessa. Rientriamo senza fare la catenella,
E ora rifaremo una catenella e una maglia bassa per tutti i punti sottostanti e facciamo il ritorno della nostra foglia. Fino alla fine. Quando arriviamo alle ultime due non effettuiamo alcuna catenella e le lavoriamo così come si presentano le maglie basse. Arrivando alla fine prendiamo il filo, la prima catenella dall'altra parte e con un punto bassissimo andiamo a chiudere la nostra foglia. Sistemiamo la fogliolina che si è andata creando, gli possiamo dare anche una mezza forma, diciamo. La sistemiamo, dopodiché, dopo che già abbiamo fatto tutto, iniziamo a girare il fil di ferro, passiamo il filo, quindi già lo blocchiamo e andiamo a girare il cotone nel fil di ferro fino poi ad agganciarlo e chiudere completamente il nostro lavoro. Non l'ho agganciato e ho fatto una gaffa. Allora giriamo fino ad agganciarlo e chiudere completamente, così. Tagliamo il filo. Di queste foglioline ne dobbiamo fare 3, le altre 2 ce le ho pronte, che sono qua, e le mettiamo per ora da parte. Le mettiamo qua. Perfetto. Posiamo il cotone e ora siamo pronti a fare il montaggio della rosa. Ecco, siamo arrivati al momento del montaggio, quindi abbiamo bisogno di un fil di ferro. Io ho procurato questo qua, però voi lo potete fare tranquillamente anche con un bastoncino, uno stecchino di legno, tutto quello che potete trovare della misura per poter fare il gambo della vostra rosa. Dopodiché la guttaperga, perché prima mi sono dimenticata di metterla nell'elenco del materiale, e la colla a caldo, che è già pronta, quindi possiamo iniziare subito l'assemblaggio. Allora prendiamo il fil di ferro e prendiamo i petali piccoli, lo prendiamo praticamente dalla parte, questa è la parte buona, diciamo, noi la prendiamo dalla parte a rovescio, lo mettiamo in prossimità della metà, cioè lo stecchino, fil di ferro, quello che utilizzerete deve andare alla metà del petalo. Andiamo con la colla a caldo e andiamo a metterla. Bisogna fare un po' di attenzione e andiamo, ecco, a sigillare la prima parte. State attenti a non bruciarvi. Dico, se potete iniziare a provare, se non l'avete mai fatto, formando così, guardate, magari con pochi petali. Il problema della colla a caldo è uno solo, non si torna indietro. Se un lavoro lo potete disfare, questo no, perché dopo che sono giustamente, allora vi voglio far vedere meglio. Il secondo petalo lo sistemiamo così, cioè in corrispondenza, quindi andiamo a mettere da una parte un pochino di colla a caldo e dall'altra parte
tirate i fili in eccesso, ok, e qui così. Prendete il terzo petalo, allora ho fatto il gambo un po' lunghetto, un attimino solo, facciamo questa prova, perfetto. Allora lo andate a sistemare così, quando vedete che l'altezza raggiunge è giusta, andiamo a fissarlo da una parte un pochettino e dall'altra. Mano a mano, ecco, così. Abbiamo formato già la parte centrale formata dai petali piccoli. Continuiamo con i petali medi, quindi prendiamo l'altro e andiamo a continuare formando il laterale, quindi mettiamo un po' di colla a caldo in questo laterale e lo fissiamo, e facciamo la stessa cosa dall'altra parte e lo fissiamo, così che il quarto petalo è fatto. Prendiamo l'altro e continuando, praticamente continuando laterale, ok, lo sistemiamo in modo tale, ecco, ci sembra buono. Andiamo sempre a fissarlo dopo che siete convinti della sistemazione, a fissarlo con la colla a caldo. Sempre nel laterale basso, e qua l'altro petalo è fatto. Andiamo con l'ultimo petalo piccolo, lo andiamo a mettere sempre seguendo un certo ordine, lo andiamo a sistemare. Dopo che abbiamo deciso come deve andare, andiamo a prendere, andiamo a fissare una parte, stando attenti a non bruciarci, e dopo andremo a fissare l'altra parte. Allora, già qui comunque sia, se voi vedete, è formata una rosa un po' più piccola, però la differenza è minima, ed è una rosa a 6 petali, perché sono 3 piccoli e 3 grandi, e quindi già è una bella rosa comunque sia, tipo un piccolo bocciolo, un po' più grande di un bocciolo. Ora andiamo con i petali grandi. Ora qui andiamo a prendere il primo petalo, lo sistemiamo in questo modo e lo andiamo a fissare. Allora, tutto questo lo potete fare benissimo con la cucitura, quindi partirete dal petalo sempre piccolo, magari lo potete anche unire al gambo con un po' di colla a caldo o di attack, e poi continuerete a cucire i petali l'un l'altro, sempre sistemandoli prima, come diciamo sto facendo ora io con la rosa.
sistemiamo anche questo petalo. Quando li sistemate, mi raccomando, cercate di dare attenzione a quello che noi abbiamo fatto la parte di, ecco, che va di sopra. Quindi quando lo sistemate andate a posizionarlo, diciamo, in modo esatto. Sistemiamo il penultimo petalo. Io spero che si veda all'incirca la sistemazione che sto facendo, perché non è tanto facile farla con un video, proprio perché ho la telecamera che diciamo che mi blocca un pochino i passaggi, però i passaggi sono molto semplici, dovete essere, diciamo che poi acquisterete la manualità man mano che le fate. Questa è una rosa comunque grande che siamo andati a fare, e quindi è un po' più importante anche come montaggio. E questo è l'ultimo petalo che andiamo tranquillamente a fissare qua in basso. Guardate l'eccesso di colla. E laterale. La rosa, il montaggio della rosa è completato. Avete visto? Si vede? È venuta una bella rosa grande. Andiamo a sistemare il calice. Un altro discorso ve lo volevo fare con il calice. Il calice che noi abbiamo fatto, vuoi per la manualità, vuoi per il cotone, perché magari avete utilizzato un cotone che può essere anche numero 5, però c'è da dire che ci sono dei cotoni che sono leggermente più fini oppure diversi. Quindi quando voi vedete che il calice in base alla rosa che dovete fare vi viene troppo piccolo, aumentate i giri di sotto. Io ad esempio questi li ho fatti con 9 mezze maglie alte, voi ne farete ad esempio 10-11, andrete a fare gli aumenti giusti perché non ci fa niente, così aderisce meglio al sotto della rosa. Dopo che vediamo che si è assemblata, lo abbassiamo. Questa è anche un'operazione che dobbiamo vederla. Lo abbassate così, perfetto, e tenendolo così andate a mettere la colla a caldo all'interno del calice e dopo, già avendo preso un pochino la sistemazione dove sistemarlo, lo andate a posizionare facendo diciamo anche un pochino di fretta, perché la colla a caldo asciuga e se asciuga rovina il cotone. Avendo accuratezza, perfetto. Dopodiché ripiego un pochino perché sennò non mi posso muovere, perfetto. Dopodiché prendiamo un goccino di colla a caldo e lo mettiamo nelle cose del gambo, che non mi viene per ora il nome del calice, scusate, lo andiamo a fissare direttamente alla rosa per stare più alzate. Questo poi volete farlo o non farlo è una scelta vostra. A me piace, lo faccio così, ve la vedo più completa, però questa è, potete anche lasciarli in quella maniera perché la rosa è abbastanza grande e quindi ci sta che queste cose sono più aperte. Leviamo tutti i fili in eccesso, sistemiamo i petali e
questa è la rosa che abbiamo formato. Penso che ci è venuta una bella rosa. Poi andiamo a prendiamo la guttaperca e andiamo a passare il gambo della rosa che abbiamo formato. Per chi non ha la guttaperca può utilizzare anche carta crespa, che poi con l'aiuto di Attack, di colla, di un pochino di colla, anche la colla semplice, lo attacca al gambo e viene bene ugualmente. Almeno che io ok, arrivata alla fine vado a tagliare e vado a ripassare il tutto. Perfetto, il gambo è fatto. Poso la rosa e sistemiamo le foglie. Perciò abbiamo fatto le foglioline, ora le andiamo a sistemare. Allora facciamo così. Scusate che forse non è stata inquadrata la situazione. Andiamo a sistemare così, quindi vado a stringere la colla a caldo, vado a rimettere un po' più bassina, vado a inserire pure questa, diciamo 3 foglioline insieme, 1, 2 e 3, guardate, perfetto. Andiamo a prendere un pezzetto di guttaperca, andiamo a passare e questo lo possiamo direttamente, vediamo il senso, andare ad inserire anche direttamente con la guttaperca. Andiamo a sistemare le foglie e praticamente la nostra rosa è completata. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di essermi spiegata bene e se avete dei dubbi oppure avete problemi per quanto riguarda il montaggio, i petali, commentatemi o qui sotto oppure nella mia pagina Facebook Passione Uncinetto, di cui ho già detto che vi lascio il link nel box informazioni. Scrivetemi e io, se vi potrò aiutare, lo farò con molto piacere. Vi invito nuovamente e vi ricordo, se vi è piaciuto il video, prima di tutto di mettere il mi piace e secondo di iscrivervi al mio canale, proprio per invogliarmi anche a me a fare molti altri video da condividere con voi.